La gentilezza, che cos'è la gentilezza? Perché è l'atto più rivoluzionario, il modo di essere più rivoluzionario e più benefico per sé e per gli altri. Perché la gentilezza è travisata e vista come un disvalore, anzi bisogna scusarsi di essere, fra virgolette, troppo buoni. E soprattutto che cosa si può fare per mantenere la propria stima, l'autostima e guadagnare in stima degli altri, avere una vita più bella, più completa, facendosi vedere decisi e mantenendo la gentilezza. Seguimi in questo video. Buongiorno a tutti, io sono Cristina Ferrero, sono counselor professionista, mediatore familiare e la mia professione è aiutare le persone ad aiutarsi in quei momenti di difficoltà, di confusione, di transizione, ritrovare quella luce dentro, ritrovare quella chiarezza per poter andare avanti nella vita, per quanto faticosa. Oggi parleremo di gentilezza ed è un qualche cosa che da un po' che voglio parlarci e non trovo mai il modo per fare arrivare il messaggio di quanto la gentilezza sia importante, quanto sia moderno come concetto e quanto sia veramente necessario coltivare la gentilezza per gli altri ma soprattutto per noi stessi. Allora, voglio partire da una frase importante che ha detto Sant'Agostino, filosofo e teologo: dilige et quod vis fac, che vuol dire ama e poi fai quel che vuoi. Allora, partiamo da questo concetto di amore. L'amore è il concetto dell'amore che si esplica poi, perché l'amore è un concetto che è così, da baci perugina, no? Ma poi come si esplica l'amore? E noi parliamo di amore e pensiamo soltanto per il suo vostro parte, voglio trovare l'amore della mia vita, quell'uomo, quella donna è stato l'amore della mia vita, l'amore permea tutto quello che io posso fare, o teoricamente dovrebbe permeare, diciamo così. Per cui l'amore si esplica poi in che cosa? Nella mia percezione del mondo, che diventano i miei pensieri, che diventano le mie azioni. Per cui se io ho l'amore dentro di me, questo concetto di amore, di bellezza, di gentilezza, quello poi sono degli occhiali che io prendo, le cose fuori non sono né buone né cattive, sono come io le percepisco. Se io decido di mettermi questi occhiali, entrano nel mio cervello attraverso quelle lenti, si colorano di quella cosa, passano nelle azioni e quelle azioni dimostrano la mia forma mentale, quello che io ho. Le mie azioni parlano di me, l'ho già detto nel video precedente sui giudizi delle persone, quello che le altre persone fanno, parlano di loro, parlano dei loro filtri. Se io ho un filtro di risentimento vedrò sempre tutto brutto, vedrò sempre tutto sporco. Se io invece ho un filtro, e la gentilezza lo è, un filtro di pulizia interiore, quella pulizia porterà fuori poi pensieri puliti. Perché poi alla fine il mondo in sé non è né buono né cattivo. Il mondo in sé è come io lo percepisco nell'inizio di tutti i miei pensieri. C'è una domanda che tu ti devi fare e la domanda che poi da cui scaturisce tutto, scaturisce la tua vita, di come tu la vivi, di come tu la interpreti, di come ti porti fuori, di quello che tu fai agli altri e gli altri fanno a te. E la domanda a cui ti devi rispondere è: il mondo là fuori è un luogo ostile? Il mondo là fuori mi è amico o mi è nemico? Questa è la domanda a cui tu ti devi decidere di rispondere. E ti spiego perché. Perché se io parto dal presupposto che là fuori sia un posto ostico, una cosa nemica a me, allora cosa faccio? Cosa fai tu se sei in un luogo nemico? Ti armi, prendi il fucilino, spada al fianco, sei sospettoso di ognuno perché, e lo sentiamo dire tantissimo, tanto là fuori sono tutti, scusate la parola, ma lo dicono tutti stronzi. Tanto là fuori la bontà, una volta invece. E allora se io parto con questo presupposto, cosa faccio? Vado fuori, mi pongo
sospettoso e già incavolato di partenza, praticamente come metaforicamente imbracciassi il mio fucile per difendermi, perché sono stato ferito tante volte. Le motivazioni possono essere mille. Mi imbraccio il mio fucilino, cosa pensi che l'altro veda quando parla con me, magari che parlo in modo arrogante, in modo così frettoloso, in modo sospettoso? Cosa pensi che faccia l'altro? Gli viene da prendere il suo fucilino e puntarlo anche lui. Ed ecco allora quelle interazioni che noi vediamo tante volte di persone che si parlano, manco si conoscono e poi si parlano come delle belve incattivite, no? E allora cosa succede? Succede che il cervello poi per ogni cosa che io faccio là fuori, prova a farci caso. Il tuo cervello cerca sempre delle conferme. Quando io torno a casa e dico hai visto quello là come mi ha trattato? Mamma mia che brutta gente c'è in giro. Ho proprio ragione a pensare che là fuori sono tutti fatti male. E non ti accorgi di essere anche tu dentro in questi portatori di fucile spianato e di essere stato tu, non accorgendoti ad aver spianato il fucile per primo. E allora l'altro cosa fa? Il cervello, il nostro cervello è ancora il cervello di 100.000, 200.000 anni fa. Quando noi percepiamo un pericolo cosa facciamo? Abbiamo il nostro cervello ci mette davanti a due opzioni. In inglese si dice fight or flight, combatti o scappa. E allora tante volte uno scappa, va via perché non ha niente da dire, ma si incattivisce ancora di più, oppure combatte, ciò vuol dire vedo un pericolo e allora cosa faccio? Attacco per primo. Invece la gentilezza è un qualche cosa che parte dall'interno. Se io mi presento disarmato, guarda caso le grandi personalità non sono passate Stalin, Gengis Khan, sì, grandissimi personaggi, ma quelli che sono nel cuore di ognuno sono le persone che erano disarmati e con la forza della loro gentilezza sono arrivati poi a cambiare il mondo. Guardate un Martin Luther King, guardate Gesù, guardate Gandhi, guardate Madre Teresa, portatemeli voi gli esempi, ma guardate delle persone che con il niente, soltanto con la forza del proprio modo di essere, hanno cambiato il mondo, hanno fatto girare il mondo nell'altro senso. E quanto invece adesso ci alziamo e vediamo liti, guardiamo parolacce, guardiamo denigrare l'altro, abbassare l'altro e abbassando l'altro io abbasso me stesso. Perché se l'altro è nel fango e io ci vado a avere a che fare, io nel fango ci vado pure io. E allora cos'è? La gentilezza è quell'amore che diceva Sant'Agostino, quel capire che là fuori c'è un mondo. Là fuori c'è un mondo, non è né cattivo né buono. Il mondo dipende da come io decido di guardarlo. Le cose non sono, sembrano soltanto. E la percezione del mondo, quello che i miei occhi vedono, passano attraverso un filtro che è il mio cervello, che è formato da idee, preconcetti. È vero, la mia cultura, la stessa cosa, un maiale lo vede diverso un cinese da un arabo, quanto a mangiarlo, insomma, no? Al di là di tutto. Per cui le cose, il maiale non è in sé né cattivo né buono. Dipende, sempre dipende. E allora, siccome dipende, da chi dipende? Dipende da me, dipende da te. E perché uno dice perché devo essere gentile che fuori sono tutti cafoni? Semplicemente perché vivi meglio. Semplicemente perché poi alla fine questo hai dentro di te, dagli occhi ti passa al cervello che poi ti passa nel cuore e questo circuito in cui poi tu decidi di non scappare e decidi di non combattere è una scelta, è agire e non reagire, di usare la gentilezza quando hai questa bonifica, questa pulizia interiore in cui tu sei responsabile solo e unicamente di te stesso, non del mondo là fuori. Il mondo là fuori va come deve andare, in cui ognuno fa la sua parte, tu fatti la tua e decidi che da adesso tu sarai gentile. Però attento, siamo in una società in cui essere gentile viene vista come una debolezza. Se tu sei, invece di andare subito a fare la lotta, ci metti un sorriso, cerchi di mediare, non ingaggi nella cattiveria altrui, vieni visto come, uno smidollato, una smidollata, E il brutto è che se non lo fai, poi ti senti in colpa, avrei dovuto dire, avrei dovuto fare. Invece no, siccome è un punto di forza,
la forza si vede, però la forza ci devi credere tu. Questa modalità che tu hai, di questa pulizia, chi invece va col cuore pieno di risentimento, si ricorda delle cose che sono successe, non è capace di perdonare, non è capace di superare, si fa un danno così grande di corrosione interna dai pensieri negativi, che poi la sua prigione se la costruisce da sé. Allora bisogna capire che si può essere forti e anche gentili, che si può amare se stessi e amare gli altri, si può avere la stima degli altri senza che gli altri ci prendano per zerbino. Allora prendersi il coraggio di dire: io sono una persona buona, vero, sono una persona gentile, vero, posso essere buona e gentile, ma anche cocciuto e testardo per farmi trattare in un certo modo, perché d'ora in avanti certi comportamenti non li accetto più e te lo devi. Essere gentili vuol dire anche essere gentili con se stessi e i propri bisogni e priorità. Allora, solo perché io sono gentile con gli altri, scelgo di essere disponibile, di andare incontro agli altri, di non alzare la voce, di essere una persona mite, non vuol dire che devo prendere i miei bisogni e metterli indietro per portare sempre avanti i bisogni degli altri. Essere gentile con se stesso, lo stesso rispetto che io pretendo dagli altri me lo devo dare da me, anche perché gli altri mi daranno sempre e solo il rispetto che io dimostro per me stessa. Io, se non mi rispetto da me, porto fuori un qualcosa che non ha valore se non me lo do da me. Scusate, ma se voi stavate su un mercatino e portate delle bellissime tazze china di tutto dell'800, eccetera, li mettete con tutta cura e poi chiedete 1.000 euro, le persone magari non comprano, ma quelle tazze le prendono messe tutte in ordine, tutte belle sul tuo banchetto, no? Le guardano e dicono: che belle le sue tazze, è caro, non me lo posso permettere, però congratulazioni. Ma se tu, è quello, invece se tu metti sul tuo banchetto, metti delle tazze messe un po' rotte, metti delle tazze messe male, una di qui, una di là, una di un colore e una di un altro, tutte un po' rotte, anche sporche, ma la gente A non si ferma neanche, e B magari ne vede qualcuna che gli piace, la prende per una cosa e dice: no, guardi, costerà anche solo 2 euro, però grazie, no. E te la mette lì, e quel banchetto è come tu metti te stessa e lo offri, l'idea di te stesso che tu hai la offri agli altri. Quel banchetto lì, sono quelle tazze lì, sei tu, e l'idea che tu hai di te e che poni agli altri. Ma gli altri cosa ti possono rispondere? Mia sorella, sempre lei, diceva: se tu mandi fuori le radiazioni, scusate, fra virgolette, sono una merda, gli altri ti manderanno, se lo dici tu. Per cui questo è, gli altri di stima non ti daranno mai un centimo in più di quello che tu dai a te stesso. Ecco perché devi iniziare a essere gentile con te, trattarti bene come fossi quelle tazze fragili, preziose, belle. Sei fortunato ad avere quelle tazze. Sei fortunato ad avere te stesso, trattati con cura, con gentilezza, con amore, e questo poi nella postura verso gli altri si vede le persone che non si amano, mi stringono il cuore, persone che dicono: io no, ma non mi è stato dato valore, purtroppo torniamo sempre a quegli anni là dell'infanzia, per cui non me ne do, è ora di iniziare, trattati con gentilezza, trattati con cura, parlati con cura, con gentilezza, con amore, questo è. Perché poi alla fine come tratti te è esattamente come tu tratterai gli altri. Se tu hai amore, quell'amore di Sant'Agostino che parte e arriva, quello arriva a riempire te, ma ci devi credere, però ci devi credere. E poi se tu ci tieni tanto a fare effetto sugli altri, io ti assicuro di una cosa, è una frase bellissima che ho letto, che diceva: gli altri si ricorderanno di te quella volta, non per i vestiti che avevi, se avevi la giacca di design, se avevi i capelli acconciati in un modo o nell'altro, si ricorderanno negli anni di come tu li hai fatti sentire. L'idea che si porta la gente poi di te è come tu li hai fatti sentire. E se li hai fatti sentire male, se li hai cercati, se sei stato brusco, se sei stato maleducato, se sei stato arrogante,
si ricorderanno di te come una persona arrogante che li ha fatti sentire male. Se tu sei stato gentile, la cosa più bella, non ti capita mai di pensare quella volta che sei andato in quel posto e dici, c'era quella persona là che è stato così gentile, io avevo, non so, la gomma bucata, è venuto ad aiutarmi. Gentilezza gratuita, e tu quella persona che ti è venuto ad aiutare, che ti è venuto ed è stato gentile, la ricorderai per tutta la vita. Ecco, sii quella persona lì, sii la persona che tu vuoi incontrare nel momento del bisogno, sii la persona che desideri vedere allo sportello della posta. Quello della posta, esci e dici, com'è stato gentile, com'è stata gentile l'impiegato della posta, e tu non te lo aspetti, no? Che piacere, che bello. Quando invece arrivi con la faccia di supponenza, con la faccia, no? Trovi magari l'impiegato che ha i fatti suoi, certo, però esci e dici, mamma mia che maleducato, e poi non te lo ricordi più. E allora essere gentile, volerlo fare prima di tutto per se stessi, per un'ecologia interna, una pulizia interna, di tenere puliti i filtri dell'idea del mondo che si ha, dell'idea di me nel mondo e dell'idea di me che porto agli altri. Questa è l'ecologia più grande, perché è tutto unito, l'idea che ho di me, che porto fuori e che gli altri non possono fare a meno di rispecchiarmi. Se vuoi essere stimato, se vuoi essere amato, e chi non lo vuole, inizia da te, inizia da darti tanta, tanta gentilezza. Perché? Perché vuoi essere rivoluzionario, perché vuoi portare il cambiamento, perché questo mondo ne ha tanto bisogno. Inizia con la gentilezza, vedrai che ne vale la pena. Siamo arrivati alla fine anche di questo video. Io vi ringrazio di avermi seguito, io veramente leggo i vostri giudizi, i vostri messaggi, li leggo a tutti, metto il cuore, perché ognuno di voi ci ha messo un pezzettino di sé in quel messaggio. Ad alcuni rispondo, ma a tutti veramente voglio bene che mi scrivete le cose che mi scrivete. Io ti dico, continuate a seguirmi, guardate questi video qui, altri video miei, e vi aspetto alla prossima volta. Vi mando tanto tanto affetto e tanti auguri per la vostra vita, sempre, mi raccomando, gentile, vogliti bene e soprattutto che la tua vita sia bellissima.